Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Il sole e il mago, ragazzi. Può essere l'inizio di una nuova amicizia, di un nuovo momento all'interno di una relazione, se foste occupati, dove c'è più chiarezza, più trasparenza, più fiducia. È come mettere delle nuove basi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, lo trovate lì sul tavolo, oppure sotto in descrizione c'è il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione del percorso di crescita dove ci sono gli abbonati. E in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Ok, andiamo a vedere per il leone, si parte di nuovo con il sole, quindi la prima carta diciamo che si ripete come per ribadire, 6 di coppe, potrebbe essere un'amicizia di quelle veramente belle, profonde. Per qualcuno con questo 6 di coppe potrebbe trattarsi anche di qualcuno del passato o di qualche vita passata. Abbiamo l'appeso, la temperanza. Quattro di spade. E asso di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse, indipendentemente da quale sia il legame che vi unisce, e cercherò comunque di confrontare le due energie. Vi ricordo anche che sono gli ultimi giorni in cui poter approfittare della lettura semestrale in promozione. Per qualsiasi informazione comunque mi potete mandare una mail. Allora, partiamo da questo sole. Re di coppe, 9 di bastoni, il matto e un fante di bastoni. Sembra che ci sia come una nuova amicizia che può nascere. Potrebbe anche essere una nuova relazione, una nuova conoscenza, una nuova storiella, una nuova avventura che poi si trasforma in un'amicizia o un'amicizia che si trasforma in qualcosa di diverso, mi viene da dire. Per qualcuno si è già trasformato, perché comunque abbiamo un 6 di coppe e può anche essere che non sia la semplice conoscenza, ma ci sia effettivamente un legame più profondo, come se ci fosse un qualche cosa che sentite che vi sta unendo in qualche modo. E vi dirò che con questo 6 di coppe può anche essere una persona che magari non vedevate da tanto tempo. Andiamo a vederlo. Regina di coppe e 10 di spade. Io sento che qui c'è come una situazione che potrebbe ripresentarsi. Qui abbiamo re, regina di coppe, 6 di coppe. Ehm,
Sì, io questa è come se ci fosse o una situazione o una dinamica o una persona letteralmente che potrebbe ritornare dal passato e che in qualche modo, non lo so, io ho l'idea che la cosa non sia terminata, potrebbe anche essere stata solo sospesa. O magari non eravate troppo sicuri di questa persona, guardate, 2 di pentacoli, 3 di coppe. Potrebbe essere stata una delle due persone. Effettivamente anche qui abbiamo due personaggi, uno più giovane e uno più maturo. E qui ci potrebbe essere il tema del chi scelgo, perché con uno dei due sento che si crea come questa amicizia. Con l'altra persona potrebbe essere più una questione di tipo fisico, come un divertimento. Andiamo a vedere il Papa. Cinque di coppe, 10 di bastoni e 6 di pentacoli. E che sento che voi avreste voglia di fare le cose fatte in un certo modo. Sento che con questo 6 di coppe state cercando, scusate, con questo 6 di denari e stavo guardando anche 6 di coppe perché comunque sono 2 6. È un po' come se foste stufi di questi alti e bassi, vorreste una cosa un po' più lineare, un po' più completa, mi viene da dire, anche perché ho come la sensazione che con uno dei due ci possa essere, cioè sono due energie diverse, una vi riempie in un modo e l'altra vi riempie in un altro. E io ho come l'idea che vorreste trovare qualche cosa che possa unire le due cose, no? Non so se mi sono capita. Allora andiamo a vedere l'appeso. Mondo. È come se avesse la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista. Vi dico, qui avete temperanza e 4 di spade. C'è qualche tipo di carenza qui, e me lo dice questo 5 di coppe, che avete bisogno di guarire, di curare. Per qualcuno può essere un rimorso, può essere della rabbia, può essere una perdita, un vuoto emotivo, un lutto. Abbiamo mondo, 7 di pentacoli, cavaliere di spade e imperatrice. È come se doveste riconsiderare il modo in cui costruite. Il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia, uno degli arcani minori della giustizia. Quindi mi parla in qualche modo di voler le cose più equilibrate rispetto a prima, probabilmente. Più definite. Vi dico, se non fossero due energie, se l'energia fosse una sola, per esempio, e con questa persona nuova o conosciuta che sia, vi trovate a casa, state bene, c'è come questa energia molto leggera in questo periodo, però è come se voi voleste fare le cose fatte in un certo modo. Andiamo a vedere la temperanza. Guardate, vedo adesso sole e mago, sole e matto. Quindi sento che in qualche modo nella seconda metà di luglio può iniziare una nuova relazione, una nuova conoscenza, una nuova amicizia, qualcosa di nuovo. 2 di bastoni, asso di spade, 9 di coppe e cavaliere di coppe. C'è un ritorno alla calma, mi verrebbe da dire. Tutto questo alto e basso che vediamo qui con questo 2 di pentacoli va piano piano appianandosi. C'è un asso di spade, quindi potrebbe esserci come una conversazione o un tema in particolare che potreste affrontare ehm, riguardo anche un po' il futuro, vedendo questo 2 di bastoni. Sento che è come se aveste bisogno di parlar chiaro, di dire quello che siete disposti ad offrire, quello che cercate, quello che vi fa star bene. Però con questo asso di spade è come se parlaste
della vostra verità, come se definiste magari le varie sfaccettature della medaglia che avete visto con questo appeso. Andiamo a vedere il 4 di spade. Mm. 8 di spade, 8 di coppe. Vedendo le carte così, sinceramente, sento come un distanziamento, ragazzi, che non è necessariamente detto debba essere per forza un'interruzione, però è come se vi prendeste il tempo di riflettere su voi stessi, di rigenerarvi, è come se aveste bisogno di focalizzare dove vi state auto-boicottando, dove c'è quella parte di voi che vede negativo. È come se aveste bisogno di fare un po' di introspezione. Andiamo a vedere questo bellissimo asso di pentacoli alla fine, perché mi ricorda molto la carta del sole, questo asso di pentacoli, regina di spade, 8 di pentacoli e torre. Infatti io sento che inizia qualche cosa con nuove regole, con una nuova stabilità, destrutturando tutto quello che c'era prima. È come se ci si iniziasse a vivere una quotidianità diversa. Cambiano proprio gli equilibri, ragazzi, qua, eh. Con la torre si destruttura come questa idea un po' fiabesca probabilmente che qualcuno potrebbe avere a causa di questa regina al contrario di coppe, dell'amore o di come si possa vedere una situazione. Difatti qui avete anche l'appeso. Credo che qui sia come un cambiare gli equilibri che voi cercate. Voi avete bisogno di fare le cose secondo certe regole che pensate siano giuste per voi, però qui è un po' come diventare più flessibili con questa regina di spade, rimettere in piedi nuove regole, perché in qualche modo sento che queste regole potrebbero portare il diavolo, cioè un po' di tossicità. È per quello che secondo me avete come bisogno di rompere con certi condizionamenti, con questa mania di controllo potrebbe essere. Fatemi sapere come vi risuona. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere il movimento energetico della vostra persona di interesse. E poi cercherò anche di integrarlo con la vostra energia. Wow! Asso di denari, che è la vostra ultima carta, 10 di spade, re di coppe, 5 di spade, regina di bastoni, 8 di denari, energia che si ripete, 2 di bastoni e 5 di coppe. Allora, la sensazione che ho è che con questo asso di pentacoli, giustamente, qualche cosa si è iniziato. Già qua vi avevo detto che c'era il matto, c'era... Ok, gli ho solo dato uno sguardo così. C'era il matto, c'era il sole, c'era il mago, quindi secondo me questa persona o la conoscete da un po' o la state già frequentando. Ups, la luna. E l'imperatore. Può essere che sì, l'inizio ci sia stato, che ci sia stato come un primo contatto, ma è come se poi le cose ad un certo punto
avessero fatto fatica ad andare avanti, a concretizzarsi. Anche qui con la luna mi viene fuori il passato, ragazzi, quindi ce l'ho forte questo passato, ma effettivamente potrebbe essere qualche residuo di Mercurio retrogrado. Andiamo a vedere il 10 di spade. Anche voi avete il 10 di spade qui. Sì, le energie sono molto simili, magari potrebbe proprio essere un leone come voi. Cavaliere di bastoni. E cavaliere di spade. Sento che questa persona, se nel passato c'è stata come qualche titubanza, io qui lo vedo anche un po' da questo 2 di pentacoli, io sento che adesso non andrà tanto per il sottile con questi due cavalieri, ha voglia di, come dire, arrivare ad un clou, di chiudere un qualche tipo di capitolo, un qualche tipo di attesa. Andiamo a vedere il Re di Coppe, perché anche il Re di Coppe è un'energia che si ripete. 6 di Coppe. E che secondo me anche l'altra persona si sente abbastanza a casa con voi, si sente bene. E vi dico che secondo me ha voglia di innamorarsi come si deve. Però avete entrambe 6 di coppe, in questa zona della lettura io sento che entrambe potreste avere come delle idee un po' troppo romantiche dell'amore, dell'unione, della relazione, di X. Andiamo a vedere 5 di spade, perché non vi nego che effettivamente potrebbero esserci come delle incomprensioni. Anche voi avete il cavaliere di spade qua, eh? È come un voglio vederci chiaro. E qui questa persona ha un 5 di spade con il 4 di spade e un appeso. Anche questa persona ha bisogno di capire. Può essere questo 5 di spade che non siano necessariamente divergenze tra di voi, potrebbero anche essere solo come una confusione mentale che ha la persona, perché magari avete involontariamente dato messaggi contrastanti, però io sento che potrebbe anche essere qualcosa che è proprio solo inerente a questa persona. E la luna non è detto che riguardi il rapporto con voi, potrebbe anche riguardare il passato di questa persona, come se avesse delle paure, no? A dare conferme, mi viene da dire. Però è anche vero che c'è come voglia di capire qualcosa, di vedere oltre, mi viene da dire con queste carte. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Se per caso siete in coppia da un po', vi dico che questa persona potrebbe desiderare dei figli o per qualcuno di voi c'è un tema con i figli. Io non so se è perché pensate di non poter aver figli o se non sapete se li volete, però è come se questo asso di spade per voi fosse l'argomento importante. O comunque se uno dei due ha già figli, ci potrebbero essere come dei temi lì, no? O come l'idea che potrebbe essere necessario aspettare per dei figli, per proteggerli, per difenderli. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. 3 di pentacoli e 8 di pentacoli. Io credo che questa proposta possa riguardare qualche progetto, qualche attività divertente con la carta del sole da fare insieme. Può anche essere un laboratorio, per dire, una festa,
Potrebbe essere il recarsi ad una visita guidata, qualcosa di questo stile, un po' come conoscersi attraverso gli interessi. E se vi frequentate da un po', magari vivete già anche insieme, si tratta di trovare un qualche progetto comune che vi spinga a supportarvi l'un l'altro, come questa sensazione. Andiamo a vedere l'otto di denari perché l'otto di denari mi esce varie volte. Imperatrice e fante di pentacoli. Sì, allora, si tratta di qualche nuovo progetto, qualche nuovo capitolo che potrebbe entrare nella relazione. Scusate, fatemi prima vedere il 2 di bastoni, poi finisco di parlare. 4 di pentacoli. E ruota della fortuna. Datemi una carta anche per il 5 di coppe. Mago. La sensazione è che ognuno dei due debba sacrificare in qualche modo qualcosa per riuscire a far andare avanti la situazione o a iniziare questo nuovo capitolo. Perché qui si parla proprio di quotidianità, avete tanti 8 di pentacoli, probabilmente qualcosa nel quotidiano che deve cambiare, qualche abitudine, il posto dove vi vedete, gli orari potrebbero essere, i tempi. Però per questa persona arrivano ruote della fortuna, che è comunque una carta di cambio positivo, ma a voi, scusatemi ragazzi, però voi è un disastro. O siete voi che cambierete completamente, perché c'è una morte alla fine, un'idea che avete che potrebbe essere quella romantica dell'amore, un'idea di rapporto in equilibrio. Può essere che ci sia qualche idea che vi ha sempre condizionato fino ad adesso, che ha creato una certa tossicità, che effettivamente con questa morte può essere trasformata. Non dico che voi siate tossici, ma certe volte le paure o le ferite non guarite ci fanno avere sì comportamenti che tendono alla tossicità. Fatemi sapere come vi risuona perché è una stesa interessante. Io sento che qualcosa di nuovo inizia. È come un nuovo modo di vivere la relazione o un nuovo capitolo all'interno della relazione. Può essere che si apra il tema figli, come vi dicevo, o progetti. Facciamo qualcosa insieme, non lo so, una gita, piuttosto che, non lo so, quello che per voi è. Una cena potrebbe essere, se per caso convivete, un camper, non lo so. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. È come se entrambe voleste le cose in grande, però ognuno dei due ha come un po' di introspezione e di sacrificio personale da fare. Ambedue avete l'appeso e tra l'altro tutti e due in centro. Quindi è come se ci fosse da sacrificare qualcosa, che può essere anche un punto di vista, una presa di posizione. Una chiamata d'amore. Qualcuno vi esprime l'amore, oppure potrebbe essere un messaggio.
dice che c'è qualcuno che vi pensa e che ve lo farà sapere. Ah, ragazzi, non vi ho detto i segni zodiacali? Allora, abbiamo detto Leone, potrebbe essere Toro, potrebbe essere Sagittario, Ariete, potrebbe essere Scorpione, Pesci e Acquario. Ovviamente, ragazzi, i segni zodiacali sono solo indicativi, Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail oppure vi basta abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti. In più però ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, si parla di kundalini, di come sviluppare il terzo occhio, di come si vede nell'etere. Insomma, ci sono tanti argomenti che sono praticamente decenni dei miei studi personali e professionali che sto semplicemente condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata, i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché ce ne sono 2, la 3 e la 3B, che vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!